Eccoci, io vi ringrazio Tuscia Web, ringrazio Confindustria di Viterbo per avermi invitato e voi ovviamente per essere così numerosi, anche se poi quando uno ringrazia il pubblico perché è numeroso, se ci pensate è una frase insensata, perché ognuno viene qua da solo, mica è numeroso, uno viene lui senza sapere quanti sono gli altri. Comunque ringrazio il collettivo di questa sala. Manco a farlo apposta, proprio oggi la ragione fondamentale per cui ho deciso di scrivere questo ennesimo, ultimo credo, spero, libro su Berlusconi si è proprio squadernata sotto i nostri occhi con un episodio talmente eclatante che forse anche quelli che per 30 anni non hanno capito il vero problema del berlusconismo magari lo capiscono. Io credo che l'unico momento in questi 30 anni in cui il conflitto di interessi è stato chiaro a tutti è stato quando si doveva trattare per i diritti televisivi delle partite di calcio. E lì quelli che non tifavano Milan dicevano: ma com'è possibile che il padrone del Milan tratta sullo stesso tavolo con 3 casacche, cioè quella di Presidente del Consiglio, quella di padrone del Milan e quello di padrone delle televisioni che devono trasmettere le partite del Milan? Secondo voi chi viene favorito se su quel tavolo, dove ci sono 3 soggetti che dovrebbero trattare, le 3 persone che trattano sono una sola? E quindi i tifosi della Juve, dell'Inter, del Napoli, della Roma, della Lazio, di tutte le altre grandi e piccole squadre hanno capito che cos'era il conflitto di interessi, hanno capito che il conflitto di interessi conveniva a uno e danneggiava tutti gli altri. Ed è molto triste che perché un paese capisca il conflitto di interessi ci voglia la trattativa sui diritti televisivi delle partite di calcio di Serie A. Oggi, per un altro verso, per un'altra strada, si è riaffacciato il tema del conflitto di interessi addirittura dopo la morte di Berlusconi, perché il compagno fidanzato della Presidente del Consiglio, dipendente e volto di Mediaset, è stato smascherato da Mediaset costringendo la Presidente del Consiglio a cacciarlo di casa, dopo avere scritto un post il cui post scriptum dice, detto molto volgarmente, no, alla faccia di chi mi vuole male. E chi è che le vuole male? Mediaset, che lei ritiene parte di questa congiura del resto del mondo, perché la Meloni purtroppo è entrata in questo mood io sola assediata contro il resto del mondo, e del resto del mondo fa parte anche Mediaset, che non è soltanto un impero televisivo, un impero editoriale che ha giornali, televisioni, banche. Era anche il datore di lavoro del suo compagno ed è anche la cassa di Forza Italia. Chi detiene la cassa di un partito detiene le chiavi di quel partito, e se quel partito è uno dei 3 azionisti della maggioranza di governo, voi capite che razza di casino c'è dietro a questo che potrebbe essere un semplice divorzio o una semplice separazione di una coppia che è scoppiata. La guerra dei Melones, come la guerra dei Rosis, ha dietro un macigno che si chiama conflitto di interessi e che non si è risolto nemmeno con la morte di Berlusconi, perché la famiglia Berlusconi ha continuato a tenere in vita artificialmente con i suoi soldi, con le sue palanche, con i suoi schei, in ogni regione li si può chiamare in un modo diverso, un partito che altrimenti sarebbe morto con il suo fondatore e leader. E naturalmente se la famiglia Berlusconi paga Forza Italia non lo fa per apostolato, volontariato,
solidarietà, missionarietà, lo fa perché si aspetta qualcosa in cambio. L'ultima cosa che è successa a proposito di questo qualcosa in cambio è che la Meloni, dopo tante porcherie che ha fatto il suo governo, ne aveva azzeccata una, secondo me, e cioè aveva deciso, per rimpinguare un po' una manovra finanziaria fatta coi fichi secchi, un prelievo sugli extraprofitti delle banche. Gli extraprofitti sono i profitti che un'azienda fa non per merito suo, ma per merito di cose esterne, disgrazie internazionali. Pensate agli extraprofitti delle società farmaceutiche durante il Covid, pensate agli extraprofitti dei colossi delle armi quando scoppiano le guerre, oppure congiunture internazionali. Le banche si sono arricchite in questi ultimi 2 anni a causa del continuo rialzo dei tassi di interesse, che non sono mica merito delle banche, si ritrovano più soldi in cassa senza avere fatto niente. Quindi, secondo me, era molto giusto raschiare un po' di quel grasso, visto che c'è una manovra finanziaria che impone sacrifici alla povera gente, visto che hanno tolto addirittura il reddito di cittadinanza, cioè l'ultimo boccone di pane dalla bocca di chi non ha niente. Chi è che è intervenuto a farli tornare immediatamente indietro? Forza Italia. Perché? Perché Forza Italia appartiene a Mediaset e Mediaset è proprietaria di una banca che si chiama Mediolanum, che non vuole nessuna intenzione di dare il suo contributo, e quindi, già che c'erano, hanno tolto, praticamente azzerato, il prelievo sugli extraprofitti delle banche, perché ce n'era una che non voleva e che, a differenza delle altre che pure non volevano, poteva mettere in crisi il governo, perché se Forza Italia non sostiene la legge finanziaria il governo va a casa. Questo è il conflitto di interessi e questa è la ragione per cui ho scritto questo libro. Voi direte: ma Berlusconi è morto, cosa vuoi fare? Vuoi sputare sulla tomba? Vuoi battere il feretro finché è caldo? No, assolutamente. A me Berlusconi stava simpatico anche da vivo, figuratevi da morto. Gli avversari mi piace combattere, i pericoli mi piace combatterli quando ci sono, non quando non ci sono più. Gli avversari vanno combattuti da vivi, non da morti. Io sono stato un anticomunista viscerale fino al 1989, poi è finito il comunismo, mi sono dedicato a cose più attuali. Dal 1989 ho trovato un sacco di anticomunisti fuori tempo massimo che naturalmente ci facevano carriere e non rischiavano niente, perché combattere il comunismo quando c'era, qualche rischio uno lo correva, combattere il comunismo quando non c'era più, che rischio c'è? Combattere un morto. E noi siamo un paese talmente vile dove di solito si preferisce combattere i morti. Io non voglio combattere Berlusconi morto, vorrei combattere il berlusconismo che gli è sopravvissuto. Il berlusconismo dopo Berlusconi, che non è più colpa sua, è colpa di quelli che lo vogliono proseguire. Perché lo vogliono proseguire? Il libro, si sapeva che Berlusconi aveva pochi mesi di vita, infatti com'è che Buttafuoco il giorno dopo la morte di Berlusconi era già pronto con il libro? È perché l'aveva preparato prima, lo sapevamo tutti, i giornali preparano i coccodrilli, anche di Napolitano si sapeva che aveva pochi mesi di vita e infatti tutti i giornali, quando è morto e la notizia è arrivata di sera, quando i giornali stanno per chiudere, erano pronti con 10, 15, 20 pagine. Secondo voi le hanno fatte dalle 9 alle 9 e mezza di sera? Ma assolutamente no, erano pronte da mesi. Quindi io lo sapevo, come tutti noi sapevamo, che Berlusconi, con la leucemia che gli avevano diagnosticato nel penultimo ricovero, sarebbe durato poco. E quando Marco Lillo, che è il mio vice direttore nonché responsabile della nostra casa editrice Paper First, con cui pubblichiamo i nostri libri, mi ha detto: devi fare un libro su Berlusconi, io ho detto no, basta, ho già dato quando era vivo, adesso è morente, e infatti ho rifiutato. Ho deciso invece di cambiare idea quando ho visto i funerali di Stato, che sono dovuti per legge, alla presenza del Presidente della Repubblica e del Presidente della Corte Costituzionale, che non sono dovuti per legge. Cioè non c'è scritto nella legge che il Presidente della Repubblica deve andare al funerale di Berlusconi.
Non c'è scritto che il Presidente della Corte Costituzionale deve andare al funerale di Berlusconi. Non c'è scritto che il Vescovo di Milano deve celebrare il funerale di Berlusconi. C'è scritto che ci vuole il funerale di Stato. Ma poi chi ci va e chi lo celebra, quello non è previsto dalla legge. Quello dipende dalla dignità delle persone. Io credo che non sia mai capitato che un Presidente della Repubblica sia andato al funerale di un pregiudicato per avere frodato lo Stato che ha rappresentato per 30 anni, fregando l'equivalente di 368 milioni di dollari al fisco, che non avendoli pagato lui abbiamo pagato noi, almeno noi che paghiamo le tasse. Parlo a nome di quel ristretto minoranza di imbecilli che o perché costretti o perché onesti continuano a pagare le tasse. Cosa ci facesse poi il Presidente della Corte Costituzionale al funerale di uno che ha fatto più leggi incostituzionali di tutti gli altri Presidenti del Consiglio della storia è un altro mistero. Sindrome di Stoccolma probabilmente, masochismo, sadomasochismo. Ma la botta definitiva che mi ha indotto a cambiare idea e a scrivere il libro è stato il lutto nazionale, che non è previsto dalla legge, è stato un omaggio. Le celebrazioni in Parlamento, che credo non siano state dedicate nemmeno a San Giovanni Bosco, a San Domenico Savio, a Padre Pio. Non so se vi ricordate, parlamentari di maggioranza e opposizione che si alternavano al microfono magnificando il marito esemplare, il padre affettuoso, il politico che ha sempre rispettato gli avversari. Ma quando mai? Ma quando mai? Io credo che se Berlusconi avesse potuto rivivere quel giorno avrebbe detto ai suoi: ma smettetela di leccarmi il culo, ho passato la vita ad accreditarmi come una simpatica canaglia e volete farmi passare per un santino? Ma non avrei mai preso tutti quei voti se la gente mi avesse scambiato per un santino. È perché ero una simpatica canaglia che mi votavano. E dopo una onorata carriera di canaglia adesso mi volete trasformare in un santo dentro la teca? Se avesse potuto parlare, secondo me avrebbe parlato, anche perché, essendo una persona molto intelligente, Berlusconi sapeva benissimo che tutti quelli che gli leccavano i piedi non lo facevano perché gli volevano bene. Credo che quando è morto quelli che hanno pianto lacrime sincere oltre ai parenti stretti siano stati 5, 6. Tutti gli altri facevano finta di piangere, non gliene poteva fregare di meno della morte di Berlusconi. Celebravano Berlusconi per celebrare se stessi. Questa è la ragione per cui ho scritto il libro. L'obiettivo del libro non è Berlusconi, sono i berluscloni, quelli che vorrebbero continuare a fare come lui. Perché? Perché è comodissimo fare politica e fare affari come lo faceva lui. Infatti non è consentito a nessun politico al mondo di fare politica come faceva lui. Pensateci, uno ha un'azienda che sta fallendo e sta finendo in galera. Questa era la sua situazione nel 94, non è che lo dico io, lo diceva lui ai suoi nelle riunioni: qui mi mettono in galera e falliamo per debiti, con le banche che chiedevano di rientrare e i liquidi che non c'erano. E allora qual è l'alternativa, possibile solo in Italia naturalmente, al fallimento dell'azienda e alla galera? La politica. Cioè andare nelle istituzioni, scaricare i debiti su di noi, quotando in borsa una società fallita, e poi iniziare a cancellare i propri reati e i propri processi, o quelli che non si riesce a cancellare, dimezzare i termini di prescrizione per mandarli in prescrizione, in modo da evitare anche di finire in galera. Missione compiuta. Sembrava Mission Impossible, missione compiuta. Dopo 30 anni è morto a piede libero col Presidente della Repubblica e il Presidente della Corte Costituzionale che lo fingevano di piangerlo al Duomo di Milano. E in quei 30 anni solo leggi incostituzionali per favorire le sue aziende e le sue terga,
salvarsi dalla galera, fare più soldi, a scapito dei concorrenti ovviamente, perché i soldi non è che si stampano così. Se uno fa più soldi c'è tutta una serie di persone che ne fanno di meno, se uno non paga le tasse ci sarà un sacco di persone che le pagano al suo posto. Scandali di ogni genere, e ogni volta che qualcuno lo chiamava a rispondere di una legge incostituzionale, di una legge vergognosa, di una legge fatta per fare i fatti suoi e per farsi gli affari suoi o per favorire le sue aziende, o quando veniva beccato con le mani nelle mutande di una minorenne o di una escort minorenne, lui che cosa faceva? Raccontava la barzelletta della mela, che non posso qui riraccontare perché è irriferibile, ma la trovate su internet, oppure faceva una spolveratina di sedia, oppure faceva una battuta, oppure diceva che c'era un complotto contro di lui. È morta lì. Tutti si facevano una risata e si passava allo scandalo successivo o alla legge scandalosa successiva. Mettetevi nei panni di un politico, ma chi non vorrebbe poter fare come lui? Infatti nessuno al mondo può fare come lui. Ogni volta che scoppia uno scandalo il politico viene passato ai raggi X dalla stampa libera, dalle opposizioni, dalla magistratura, e deve rispondere nel merito, e se non ha niente da rispondere di convincente va a casa, anche perché ha copiato magari qualche riga in una tesi di dottorato o per delle cose che quando vediamo che provocano le dimissioni di un ministro ci scompisciamo da ridere a pensare i nostri che stanno ancora al loro posto avendone fatte 10, 100 e 1000, lui milioni. Infatti, se leggerete il libro fate questo gioco, lo aprite a una pagina a caso, ci puntate il dito su una riga a caso, leggete una porcata a caso che lui ha fatto o detto e poi vi domandate: ma in quale altro paese un politico, dopo aver detto questa cosa qua o aver fatto questa cosa qua, potrebbe continuare a fare politica per altri 10, 20, 30 anni e morire a piede libero con il Presidente della Repubblica, il Cardinale e il Presidente della Corte Costituzionale? La risposta è nessuno, nessuno, tranne l'Italia. Cioè lui è riuscito in questi 30 anni a scavare, a tagliare la rete della legalità, della decenza, anche del comune senso del pudore, delle cose che si possono e non si possono fare, scavandoci un bel buco per passarci dentro. Ovviamente il buco è enorme, perché per farci passare dentro tutto quello che ha combinato lui doveva essere veramente largo. Quel buco, quando è morto, invece di precipitarsi a chiuderlo e a ripristinare la rete della normalità democratica, dello Stato di diritto, della divisione dei poteri, di tutti i fondamenti delle democrazie come le conosciamo, all'estero ovviamente, i nostri politici si sono affrettati a celebrare quello che aveva scavato il buco perché nessuno si azzardasse a richiuderlo, quel buco, altrimenti loro come fanno a passarci dentro? Chiaro che gliene basta uno anche più piccolo, ci ballano in quel buco, perché a nessuno riuscirà mai in una vita, ma nemmeno in 1000 vite, l'impresa di fare quello che lui è riuscito a fare in una vita. Quindi ciascuno, curando i propri traffici, i propri conflitti di interessi, le proprie leggi ad personam o ad aziendinam, perché aziendonam come le sue non ce ne sono, ha pensato bene di beatificare lui per legittimare se stesso, perché una politica berlusconiana conviene a tutti. Per questo c'è stata una trasversale, salvo rarissime eccezioni, destra ma anche nel centro-sinistra si sono visti molti laudatores, molti turibolanti, molti turiferari che piangevano la cara salma, fregandosene della cara salma, pensavano a se stessi, mica a lui, e a come avrebbero potuto approfittare del berlusconismo se il berlusconismo fosse sopravvissuto a Berlusconi. Infatti il berlusconismo sta sopravvivendo allegramente a Berlusconi.
Hanno beccato la Santanchè, grande imprenditrice. Non c'è un'azienda che abbia fondato che non sia fallito, però grande imprenditrice naturalmente, o fallita o concordati, insomma a scatafascio, però è una grossa imprenditrice. Avete mai sentita rispondere nel merito del fatto che faceva lavorare la gente che risultava in cassa integrazione Covid? No, è un complotto, no? Della magistratura che ce l'ha tutta con lei, perché prima ce l'aveva con Berlusconi, adesso non si sa per quale motivo ha deciso di avercela con la Santanchè. Pensate che scadimento, no? Di obiettivi, tra l'altro. Cioè, da Berlusconi alla Santanchè si sono ridotti a perseguitare la Santanchè. È morta lì, in Parlamento, nessuna spiegazione sul merito. Io sono orgogliosa di che? Hai mandato a scatafascio qualunque cosa tu abbia, però io sono orgoglioso, fine. Non è che c'è una risposta nel merito, non è che c'è un confronto con la libera stampa, non è che c'è qualche alleato che dice scusa ma è proprio il caso che rimani a fare il ministro del turismo con tutto quello che hai combinato, in più c'hai pure un Lido, il Twiga, che incassa 9 milioni all'anno e paga allo Stato 17.000 euro di canone, perché continuate a non mettere a gara i lidi, e tu che dovresti metterli a gara perché hai giurato come ministro del turismo, c'è qualcuno che si pone questo problema? Assolutamente no, il buco è talmente grosso che figuriamoci, con quello che ha fatto Berlusconi, quello che ha fatto la Santanchè passa inosservato, e così tutti gli altri conflitti di interessi. La russa non è nemmeno stato tirato in ballo per una roba sua, ma per il figlio, perché è stato denunciato da una ragazza per stupro. Noi non sappiamo se ha ragione la ragazza o ha ragione il figlio, nessuno lo sa, tranne il figlio e la ragazza, e tranne la russa padre, che come sapete ha condotto le indagini personalmente e ha dichiarato: ho interrogato mio figlio e ho capito che è totalmente estraneo. La ragazza piuttosto è una drogata e quindi non ce la racconta giusta. E questo fa ancora il Presidente del Senato, dopo aver detto una cosa del genere, peraltro dopo averne dette milioni. Pensate alla sua ricostruzione della strage di Via Rasella, che prelude a quella delle Fosse Ardeatine, dove disse che i partigiani non avevano ucciso una banda di nazifascisti altoatesini, ma una banda musicale di semipensionati, i Pooh praticamente, o Quartetto Cetra. E fa ancora il Presidente del Senato, continua a farlo anche dopo la prima puntata di Report, dove si è visto che cosa ha fatto lui insieme al suo giro nel sistema finanziario milanese e persino nella sanità. Avete visto che Paternò, che non è in Lombardia, è in provincia di Catania, ospita il call center per le prenotazioni della sanità lombarda. Perché? Perché bisognava fare un po' di clientelismo per i La Russa, e dato che i La Russa si sono trasferiti a Milano, non possono mettere il call center a Milano per le prenotazioni agli ospedali di Milano, hanno messo a Paternò, così gli elettori di Paternò si ricorderanno di La Russa quando devono rieleggerlo. Questo continua a fare tranquillamente il Presidente. Quando sono andati a cercare di intervistarlo, lui ha rifiutato e poi si è intervistato da solo. Non so se avete visto che ha mandato un video in cui il suo portavoce gli faceva le domande che aveva mandato Report e lui rispondeva: vergognatevi, vi querelo, eccetera. È comodissimo fare politica così, si può fare qualunque cosa senza renderne conto a nessuno, sempre coperti dall'ombrello della buonanima di Berlusconi, che non c'è nemmeno più, ma che continua a proteggere con questo scudo spaziale chiunque voglia rifugiarsi lì sotto per fare le sue robe di nascosto e non rendere conto a nessuno.
Per questo ho deciso di dare fondo al mio archivio e di tirare fuori una sintesi delle cose più importanti che purtroppo ci sono passate sotto il naso e sotto gli occhi per praticamente 30 anni, perché Berlusconi scendeva in campo 29 anni e 8 mesi fa e fondava Forza Italia davanti al notaio nel settembre del 1993, quindi esattamente 30 anni fa. Quindi noi per 30 anni ci siamo visti passare sotto gli occhi e sotto il naso, dico sotto il naso perché le cose che passavano puzzavano anche parecchio, e noi siamo riusciti per accumulazione a neutralizzare la funzione visiva e la funzione olfattiva per non notare più e non annusare più quello che ci passava sotto gli occhi e sotto il naso, perché ne faceva talmente tante che era impossibile notarle tutte, indignarci per tutte, ricordarcele tutte. Per questo vi dicevo, fate quel gioco, aprite a caso, puntate il dito. A volte magari trovate qualcosa che ve lo ricordate, a volte trovate qualcosa che non ve lo ricordate o che non sapete nemmeno. Perché ha sorpreso anche me, rivedendo tutto insieme il film, che un uomo nato nel 1936 e morto nel 2003 sia riuscito a fare così tante porcherie. Perché ci vuole un impegno, un talento, una forza di volontà e un'assenza totale di reazione da parte di chi ti circonda per riuscire a fare tutto quello che ha fatto lui. Come diceva Montanelli, mentiva anche quando ogni volta che respirava, però delinqueva ogni volta che respirava. Credo che non sia mai riuscito a fare niente legale nella sua vita. Anche gratis commetteva reati, anche se non gli serviva. E quando non erano reati erano cose illegali, erano cose indecenti. Se voi pensate che la prima villa l'ha fregata un'orfana con l'aiuto di Previti, che era contemporaneamente il protutore dell'orfana e il socio occulto e il dirigente occulto delle sue società, cioè nel 73. Telese verrà a spiegare proprio questa storia qua. Fatevela raccontare, ma insomma, cioè non era ancora nessuno, aveva ancora i capelli con la brillantina, col ricciolo dietro, con la pistola nella fondina, non aveva ancora conosciuto Mangano, perché Mangano è arrivato nella villa che ha fregato all'orfana, poi aveva, dice lui, paura dei sequestri di persone, allora invece di farsi proteggere dai carabinieri si è fatto proteggere dalla mafia direttamente. 74, non era ancora nessuno. Mangano ogni tanto lo venivano a arrestare, cioè lo venivano a prelevare ad Arcore, lo portavano via, diceva c'è una condanna definitiva, lo portavano, poi lo riconsegnavano. A lui non è che gli veniva il dubbio che come guardaspalle uno che entrava e usciva dalla galera non era proprio il massimo, lui se lo ripigliava ogni volta. Ogni tanto Mangano faceva degli attentati, metteva delle bombe contro la cancellata dell'altra casa, quella di via Rovani, e lui lo sapeva che era Mangano che metteva le bombe, e quando ne parlava al telefono con Dell'Utri sghignazzavano. Io ho pubblicato l'intercettazione di loro due che ridono amabilmente sul fatto che Mangano ogni tanto mandava un segnale acustico, così loro chiamavano le bombe che Mangano gli metteva davanti casa, che esplodevano. Dice, un altro scriverebbe un bigliettino, una lettera, lui mette la bomba. È fatto così. Ognuno ha i suoi mezzi di comunicazione. Gli indiani usavano i segnali di fumo e Mangano usava le bombe. E voi capite che uno che comincia truffando un'orfana e mettendosi in casa un mafioso per proteggersi, capace di tutto, infatti lo ha dimostrato di essere capace di tutto, quelle sue capacità le ha messe a frutto. Spesso ci faceva ridere,
e non notavamo quanto fosse ridicolo. Ci ha resi ridicoli davanti al mondo. Se noi siamo così sputtanati a livello internazionale, infinitamente più di come eravamo prima, è grazie a lui. Io non so se qualcuno di voi ha letto, non credo. Grazie Roma. Non credo che abbiate letto le memorie di Chirac, nemmeno io, ma ne ho pubblicato un frammento anticipato dal Figaro in cui l'ex presidente della Repubblica francese, immaginate Chirac, insomma, uomo alto, ponente, sussiegoso come tutti i francesi, che viene ospitato da Berlusconi, presidente del Consiglio italiano, nella villa in Sardegna, Villa Certosa, e Berlusconi lo trascina in visita guidata alle varie stanze di questa enorme villa fino ad arrivare alla meta, che è un bagno, anzi il bidet del bagno che lui gli indica. Pensate Chirac, no? Pensate, Berlusconi alto 1 metro e un cazzo, Chirac alto 2 metri, che indica un bidet, e l'altro dice: ma perché mi mostri il bidet? E lui: se questo bidet potesse parlare. Dopodiché nel salotto trovò una serie di riviste con donne nude e disse: ma perché tieni tutte queste riviste? Questa me la sono fatta, 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 al Presidente della Repubblica francese. Se fosse un imprenditore privato un po' sporcaccione, chi se ne frega, era il Presidente del Consiglio. Per questo è inaccettabile quello che dice il mio amico Buttafuoco: ma sì, in fondo ci ha fatti divertire, ci ha portati al circo. Ma non ci ha portati al circo, stava a Palazzo Chigi, non stava al Circo Togni. Maneggiava i soldi nostri, maneggiava le leggi, maneggiava la Costituzione e maneggiava la reputazione del paese. E quando fu beccato con le minorenni, sua moglie disse: è un uomo malato, io me ne vado, ma chi gli vuole bene gli stia vicino. Con chi si è schierato l'intero centrodestra italiano e l'intera stampa della destra italiana? Si è schierata con Berlusconi contro Veronica. Veronica fu lapidata. Vi ricordate Velina ingrata, il titolo cubitale di Libero, che ha sempre una predilezione per le donne vittime, infatti poi fece Patata bollente su Virginia Raggi. No, lo dico perché domani i giornali diranno: grande Giorgia Meloni che ha scaricato Gianbruno, e allora grande anche Veronica Lario che aveva scaricato Berlusconi. No, perché? Perché loro non sono coerenti, loro stanno sempre con chi comanda. Berlusconi comandava e adesso comanda la Meloni. Non so se ricordate il Family Day. Family Day vide sfilare Berlusconi. C'erano tutte le famiglie tradizionali e poi c'era lui che ne aveva diverse di famiglie tradizionali. E sfortuna volle che la settimana dopo fosse stato immortalato da Oggi dal fotografo Zappadu, che col teleobiettivo aveva ripreso un festino nel parco della Villa Certosa, e c'era lui che aveva sulle ginocchia 3 ragazze. Non si è mai capito la terza su quale ginocchio fosse. Aveva 3 squinzie sulle ginocchia ed era reduce dal Family Day, dove aveva detto che la famiglia tradizionale di Santa Romana Chiesa, eccetera, eccetera, eccetera. Sono 30 anni che ci sbomballano le palle con sta famiglia tradizionale. Ce ne fosse uno che la rispetta. Lui che andava a mignotte, maggiorenni, minorenni, eccetera. Salvini, altro cultore della famiglia tradizionale, ne ha una mezza dozzina. La Meloni e Gianbruno, insomma, sono freschi di cronaca.
Io spero che prima o poi la smettano con questa storia della famiglia tradizionale. Nessuno, né tantomeno il sottoscritto, può dare lezioni a qualcuno di vita familiare, e quindi basta. Smettetela di impicciarvi nella vita degli altri, di fare leggi per dire che cosa si può fare e che cosa non si può fare, con chi ci si può unire, con chi non ci si può unire. Basta. Fatevi la vostra vita e lasciate però che gli altri facciano la loro, e togliete dalle campagne elettorali questa storia della famiglia tradizionale che non regge. Che non regge. Ha cominciato lui anche su quello, a sfruttare, andava in visita al Vaticano, parlava, noi siamo i difensori della famiglia tradizionale, aveva alle sue spalle tutte le sue famiglie ben poco tradizionali. E poi i danni, perché magari fosse stato un circo, ci saremmo divertiti un mondo, ma il circo trapiantato a Palazzo Chigi, voi capite che affidereste a uno della famiglia Togni la presidenza del Consiglio, secondo me farebbe meno danni di Berlusconi, però non glielo affiderebbe nessuno. E infatti in quegli anni l'Italia è andata malissimo, la rivoluzione liberale era una invenzione. Il modello di Berlusconi non è la democrazia liberale, è l'Unione Sovietica. Qual è un altro paese dove il partito che governa controlla tutte le televisioni? L'Unione Sovietica. Berlusconi ha portato il modello sovietico facendo finta di essere anticomunista e di fare la rivoluzione liberale. Ma quando mai? La rivoluzione liberale ha come cardine la divisione dei poteri. Se fai l'editore non fai il politico, se fai l'imprenditore non fai il politico, se fai l'imputato non fai il politico. Ha fatto 80 leggi ad personam, per sé o per le sue aziende, 80 in 11 anni di governo. E non lo dico perché voglio infangare la sua memoria, ammesso e non concesso che sia possibile infangare la memoria o la reputazione di un uomo totalmente privo di reputazione. Non poteva perdere la faccia perché non ce l'aveva. Ma lo dico perché non c'è minimamente nell'opinione pubblica la percezione che quello è stato un trentennio nero. Tant'è che oggi anche a sinistra c'è chi dice magari ci fosse Berlusconi invece di questa destra. Ma dico, ma stiamo scherzando, ma ce lo siamo dimenticato che cos'erano quegli anni? Ma davvero vogliamo paragonare la Meloni con tutti i suoi difetti? Ma la Meloni è una politica che è lì per fare la sua politica, io non la condivido quasi mai, ma la Meloni è una politica, va giudicata per le cose che fa. Berlusconi non c'entrava niente con la politica, dice era di destra, ma Berlusconi non sa neanche cos'è la destra o la sinistra. Come diceva Corrado Guzzanti, nel 93 si è liberato un posto a destra e si è buttato a destra, se si liberava un posto a sinistra diventava comunista, cioè che problema c'è? Non ha mai avuto idee, ha sempre avuto interessi. Come si fa a rimpiangerlo? Ci ha resi ridicoli. Non so se ricordate quando ricevette il premier danese Rasmussen, che poi è diventato il segretario generale della NATO, e gli ha detto: lo sa che lei è molto bello, la presenterò a mia moglie, sa che si parla di Cacciari. Quello lo guardò dicendo: di che sta parlando? Berlusconi rivelò una fake news che girava, e cioè che la moglie di Berlusconi stesse con Cacciari, e quindi lui disse a Rasmussen: ma lei è molto meglio di Cacciari, la presenterò a mia moglie. Cioè praticamente diede alla moglie della Fedifraga e divulgò coram populo in mondovisione il fatto che sua moglie gli metteva le corna, e non era vero. E Rasmussen ancora non ha capito di che cosa stesse parlando, ancora se lo domanda.
Un'altra volta l'Italia concorreva insieme alla Finlandia per l'assegnazione dell'Agenzia Alimentare Europea. Noi candidavamo Parma e loro candidavano una delle loro città. Berlusconi cominciò, per vincere la gara con la Finlandia, a ironizzare pesantemente sulla cucina finlandese, dicendo: ma noi abbiamo le migliori meraviglie gastronomiche, loro che cosa mangiano? Renne affumicate. Immediata protesta dei produttori e dei commercianti finlandesi con le minacce di un blocco delle importazioni dall'Italia. A quel punto Berlusconi decide di risolvere la crisi diplomatica alla sua maniera, peggiorandola. Va a un vertice internazionale europeo dove è presente la Halonen, che è la premier della Finlandia, Tarja Halonen. Chiede un bilaterale, esce dal bilaterale, fa una conferenza stampa per dire: ho dovuto riesumare le mie doti di playboy per fare la corte a Tarja Halonen e strapparle l'agenzia alimentare. La situazione si fa molto grave perché in Finlandia, non conoscendo Berlusconi, le opposizioni, la maggioranza che sostiene la Halonen nella stampa pensano che quello che dice il Presidente del Consiglio italiano sia vero. Non sanno che siamo governati da un cialtrone e quindi pensano che la sua parola sia vera e quindi chiedono conto e ragione alla Halonen, intanto del fatto di essersi fatta corteggiare da un nano col catrame in testa, anche un po' in là con gli anni, e in secondo luogo di avere ceduto in cambio del corteggiamento con questo qua l'agenzia alimentare che per loro spettava alla Finlandia. A quel punto c'è una minaccia di rottura delle relazioni diplomatiche, cioè anche uno dei pochi paesi che non ci avevano ancora dichiarato guerra rischiava di dichiararci guerra. E allora Berlusconi decide di risolvere definitivamente la questione, peggiorandola definitivamente. Si presenta a una convention di Forza Italia con una gigantografia di Tarja Halonen e dice: ma l'avete vista? Ma vi pare che io mi metto veramente a fare la corte a una così? Cioè le dà della racchia in Eurovisione. Perché vi dico uno dei pochi paesi che non ci avevano dichiarato guerra? Perché lui aveva già seminato praticamente il panico in quasi tutte le cancellerie mondiali. Ogni volta che andava in un paese era un casino. Erdogan lo invitò, Erdogan è musulmano, in un paese musulmano come la Turchia, lo invitò al matrimonio di suo figlio, che sposando una donna musulmana, la sposa era tutta avvolta come in un bozzolo da 7 veli e non può essere toccata la sposa. Berlusconi arriva e le tende la mano per stringerle la mano. Aveva anche dei consiglieri diplomatici di altissimo livello che non gli avevano detto nemmeno una cosa che sanno anche i bambini scemi, e quindi, dato che lei non tirava fuori la mano anche perché era imbozzolata, lui tentò di intrufolare la sua mano per raggiungere quella di questa poveretta e stringerle la mano. Successe un'ira di Dio. Un'altra volta disse che nella Cina di Mao i comunisti non solo mangiavano i bambini, ma quelli che non mangiavano li bollivano per fare del concime per i campi. Naturalmente era talmente grossa questa cosa che avrebbe dovuto subito precisare o che era ubriaco o che gli era preso un embolo, cioè non si capiva la ratio di questa cosa, ma lui tenne botta per 3-4 giorni su questa storia dei bambini bolliti per fare concime per i campi. Non so se poi li tritavano dopo averli bolliti, perché per fare il concime non è che puoi buttare il bambino intero, non concima niente, quindi evidentemente li tritavano anche. I suoi giornali cominciarono subito a scrivere che era vero, che era storicamente provato, tirando fuori dei libri inesistenti ovviamente per cercare di documentare. Sapete che c'è sempre
sempre questa schiera di scudi umani che qualunque cazzata lui dicesse si affrettavano a cercare delle pezze d'appoggio inesistenti per non far capire che era completamente di fuori, no? Finché la Cina chiese ufficialmente spiegazioni. Voi sapete che quando si muove la Cina sono 1,5 miliardi di persone, no? Se si muovono tutte insieme sono cazzi, e quindi praticamente Berlusconi fu costretto a dire ma sì, era una battuta di cattivo gusto. Quindi immaginate tutti gli scudi umani che avevano riempito giornali per dire che era tutto vero, che immediatamente furono smentiti da lui stesso, che gli disse che erano balle, che era una battuta. Sentiamo tutto il concerto? Tutto l'LP? Ecco, io ho fatto questa carrellata proprio perché bisogna ricordarci tutto e bisogna domandarci ma come abbiamo potuto per 30 anni tollerare una cosa del genere? Come abbiamo potuto continuare a trattare come delle persone normali quelli che consideravano normali queste cose? Che continuavano a votare uno che si faceva regolarmente gli affari suoi e a pagare più tasse per consentire a lui e a quelli come lui di continuare a non pagarle. È una cosa che ha dello psichiatrico, dello psicanalitico, però ci ha coinvolti tutti. Eppure avvisaglie ce n'erano in continuazione, non possiamo dire che si sia nascosto. Non c'era bisogno dei fuori onda per capire chi era. Lui faceva tutto in onda. Quello che ha fatto Gianbruno con la tipa, dicendo ma perché non ti ho conosciuta prima, l'aveva detto lui alla Carfagna, ma a una convention di Forza Italia dal palco, se non fossi già sposato ti sposerei. Giorno dopo lettera di Veronica a Repubblica, primo avvertimento. Quindi lui non era fuori onda, lui era in onda, sempre. Le faceva alla luce del sole. E non succedeva niente, proprio perché ne faceva tante. Sapete che si dice che uno che fa pochi debiti è rovinato, ma uno che fa tanti debiti è salvo perché? Perché nessuno ha interesse a farlo fallire, ha troppi debiti. Lui la stessa cosa l'ha applicata sia alle sue aziende, che avevano il record dei debiti, sia alle porcate. Dopo un certo numero, no? C'è un'amnistia e una prescrizione su tutto. Su questo lui ha giocato. Il problema è che vale ancora adesso, perché quelli che fanno come lui, in piccolo, ormai approfittano di una società civile totalmente anestetizzata e mitridatizzata. Prendete la RAI. Quest'estate abbiamo sentito dire è peggio di Berlusconi, ma quando mai? Forse che questo governo ha cacciato qualcuno dalla televisione? Non ne hanno cacciato nemmeno uno. Se ne sono andati via prima per andare a guadagnare meglio da un'altra parte. Fabio Fazio, la RAI ha fatto malissimo a lasciarselo scappare, ma è andato via prima che si insediassero i nuovi vertici. Magari gli avrebbero rotto le palle. Manca la controprova perché è andato via prima. Se vuoi fare il censurato, lascia almeno che ti facciano una censura, altrimenti non regge. La Littizzetto l'altra sera ha detto speriamo che non ci caccino anche da qui, ma non t'hanno cacciata nemmeno da là. E t'hanno appena fatto un contratto pure a Mediaset. E uno pure al Salone del Libro. Quindi stiamo attenti, ai tempi di Berlusconi la gente veniva cacciata, veramente, e non aveva nemmeno un canale 9 o una La 7 che se lo prendesse, perché? Perché non c'era la 7 e non c'era il 9. Se uno era cacciato dalla RAI per ordine di Berlusconi, a Mediaset ovviamente non lo prendevano perché era di Berlusconi e quindi smetteva di lavorare. Quindi ricordiamocele quelle cose, perché c'erano anche delle cose che per fortuna non ci sono più, ma che sono state possibili.
e che sono state talmente rimosse che oggi si scambia un furbacchione, ottimo professionista ma molto furbo come Fazio per un censurato. Non c'entra niente con Biagi, con Luttazzi e con Santoro. E lui, badate che Fazio non ha mai detto mi hanno censurato. Sono giornali come Repubblica e altri che continuano a raccontare che è stato censurato da Tele Meloni. Il problema è che è andato via prima che si insediasse Tele Meloni. Tele Meloni che ha dato un programma in prima serata alla moglie del capogruppo del PD, che nella prima puntata ha intervistato suo marito, il capogruppo del PD, e nella seconda pure un pregiudicato come Corona. Ma il problema nella Rai qual era? Era la Berlinguer che invitava Orsini, non è la De Girolamo che invita Corona. A Orsini gli hanno stracciato il contratto, Tele Draghi, perché non si può pagare un professore 1.500 euro per raccontarci la guerra in Ucraina, però si può pagare Fabrizio Corona 30.000 euro per raccontarci il calcio scommesse senza dire niente che non si sapesse già. Ma l'idea che i governi controllano la Rai è passata come una cosa normale, tant'è che ogni volta arrivano i nuovi governi, si pigliano la Rai, eccetera, e uno dice vabbè, ma fanno tutti. Nessuno avverte la violenza di quell'atto. Televisione pubblica non vuol dire mica la televisione del governo, televisione pubblica vuol dire di tutti, come l'acqua pubblica che è di tutti. Andate a dire a un inglese che la televisione pubblica è del governo, quello vi guarda e dice ma che siete scemi, la BBC non è mica del governo, BBC è indipendente. Infatti in questo momento Sunak va ad appecoronarsi in Israele davanti a Netanyahu, mentre la BBC è sotto polemica perché ha definito miliziani, combattenti, guerriglieri, quelli di Hamas. Non entro nel merito perché sennò cambieremmo completamente tema, ma se fosse la televisione del governo, la BBC sarebbe come Porta a Porta, cioè sarebbe una barzelletta, e invece è la BBC, che a torto o a ragione entra in rotta di collisione con la linea del governo. Perché? Perché pubblico non vuol dire del governo, vuol dire dei cittadini. Eppure abbiamo rinunciato, ma proprio mentalmente, anche all'idea che la Rai è nostra e che ogni volta che un governo se ne appropria non è un così fan tutti, è una violenza nei nostri confronti. Infatti secondo me se ne sono resi conto anche loro perché hanno ridotto il canone, visto come hanno ridotto la Rai. Hanno detto beh, ma possiamo farvi pagare il canone pieno per vedere la De Girolamo? E quindi si sono vergognati e hanno ridotto un po' il canone. Potrei farvi milioni di esempi, ma credo che ci siamo capiti. La cosa che a me, e con questo concludo, ha sempre fatto impazzire è quando un politico dice una cosa ridicola e nessuno ride, perché avendola detta il politico c'è una specie di ipse dixit, per cui se l'ha detta lui e si vede che ci avrà i suoi buoni motivi, mentre è semplicemente una cazzata. E se si cominciasse a ridere ogni volta che dicono una cazzata, a parte che non smetteremmo mai di ridere, ma se cominciassimo a ridergli dietro ogni volta che dicono una cazzata, probabilmente farebbero un po' più di attenzione nel selezionare le loro classi dirigenti. E quando Berlusconi disse i poveri sono persone diseducate al benessere, perché è riuscito a dire anche questo? Se fosse stato inseguito da orde di gente che gli rideva in faccia e che gli diceva ma non ti vergogni
O quando disse che Luana Englaro, dopo 17 anni di coma vegetativo, aveva ancora le sue belle mestruazioni e poteva anche partorire dei bambini. Se qualcuno gli avesse sputato in faccia. Cioè una reazione proporzionata all'azione è quello che manca anche oggi. Perché Lollobrigida può permettersi il lusso di dire che i poveri mangiano meglio dei ricchi? Il mio cassonetto sotto casa c'ha già 3 stelle Michelin da quando l'ha detto. Quelli che ravanano sono dei buon gustai gourmet proprio. La Caritas è sempre piena così, a dimostrazione del fatto che è lì che si mangia alla grande, no? Detto nei giorni in cui toglievano l'ultimo tozzo di pane del reddito di cittadinanza. Ma è uno che in un altro paese toglie il reddito di cittadinanza e poi ti piglia pure per il culo e ti dice ma dai che te mangi meglio di noi ricchi. Ma cioè, io non dico di mettergli le mani addosso perché sono contro la violenza, ma voglio dire, non so, un pomodorino, un ovetto marcio, almeno una risata, alla Russa che parla della banda musicale, a Salvini, qualunque cosa dica. Ma l'ultima è la sua ricostruzione dell'attentato di Bruxelles. Ero sbarcato a Lampedusa e io sono sotto processo. La frase A non ha alcuna attinenza con la frase B. Tu sei sotto processo per una cosa che hai fatto nel 2019, cioè hai bloccato una nave della Marina Militare impedendole di entrare in un porto italiano. E dove dovrebbe entrare una nave? Non era una nave di ONG, Stiamo parlando di navi della Marina Militare. Io sono sotto processo. C'entra niente, quello era sbarcato nel 2011 ai tempi di un famoso governo lassista nei confronti dell'immigrazione, il governo Berlusconi III, il cui ministro dell'interno era Maroni della Lega. Quindi ha anche sputato sulla tomba di Maroni, Salvini. E soprattutto, siamo nel 2023, quello è sbarcato nel 2011, mica era già terrorista nel 2011. Gli sono venuti i capelli bianchi nel frattempo, è invecchiato, si è radicalizzato, ha gironzolato per l'Europa, è stato espulso 2 volte e la nostra polizia ha fatto il suo dovere perché lo ha segnalato come estremista sospetto alla polizia belga. Se poi la polizia belga è una specie di barzelletta, infatti il Belgio è il paradiso dei terroristi perché lì manco se gli mandi la fotosegnaletica li prendono, manco se gli mandi la geolocalizzazione riescono a prenderli. Il Belgio è una barzelletta, i servizi segreti belgi credo che siano affidati a clown, quelli sì del Circo Togni. Quindi che cosa c'entra che vedete che i terroristi sbarcano coi barconi? Non è vero, non era un terrorista, è sbarcato che era un poveraccio. Se era un terrorista, i soldi per pagarsi qualcosa di meno insicuro di un barcone, state sicuri che li trovava. Quindi Salvini a caso, pensate soltanto al ponte sullo stretto, che però non si farà mai ma continua a costare. Continuano a spendere soldi per pagare sempre la prima pietra. Io non so quante siano le prime pietre che hanno me, siamo già alla 12ª prima pietra, ma oltre a quella non si va mai, e però continuano a spendere i soldi per cambiare il progetto, per fare causa, perché c'è la causa con Salini che ha vinto l'appalto e adesso bisogna farglielo fare. Quindi è un continuo buttare via soldi. Però se ogni volta che parlano qualcuno reagisse, magari parlerebbero un po' di meno o cambierebbero musica o cambierebbero proprio classe dirigente, perché poi il vero problema di questo centrodestra in particolare è la classe dirigente.
E Berlusconi, a furia di farsi ricattare, ha dovuto mettere Nicole Minetti in consiglio regionale, l'allenatore del Milan, che partecipava ai festini di Arcore in Parlamento. E qui si pensava che poi il problema fosse risolto perché ritornava la politica. E io ve l'ho detto, la Meloni è una politica, non è una delinquente che va in politica, non è un'imprenditrice fallita che va in politica a scaricare i debiti su di noi, è una politica. E dopodiché però, che classe dirigente si è scelta? Si può sbagliare il fidanzato può anche peggiorare negli anni. Se fosse stato già così quando l'ha conosciuto, sarebbe proprio la prova che l'amore è cieco. Ma sbagliare tutta la classe dirigente, quella è una responsabilità di Giorgia Meloni. Com'è possibile che la sua punta di diamante sia Lollobrigida, che è suo cognato? Com'è possibile che il partito sia in mano a sua sorella, Arianna? Dice: non vorremmo mica penalizzarla per il suo cognome. No, è che io non ci credo che è la coordinatrice del partito nonostante il suo cognome. Io penso che sia lì per il suo cognome, perché la Meloni non si fida di nessuno e fa benissimo, visto quelli che si è messa intorno. Si fida solo di Lollobrigida, di Arianna e fino a ieri di Gianbruno, e gli fa malissimo, perché Lollobrigida, se non fosse suo cognato, in un paese serio, io non so che mestiere farebbe. Dovrebbe probabilmente cercarsi un mestiere, se non l'avesse ancora trovato. Perché è una catastrofe, sembra il vero capo dell'opposizione adesso che è venuto a mancare Gianbruno. Prima erano in due. I due cognati hanno fatto più male loro alla Meloni di tutta l'opposizione messa insieme. La Schlein deve mangiare di pagnotte per riuscire a danneggiare la Meloni come l'hanno danneggiata il fidanzato e il cognato. Ha voglia. E questi sono... È per questo che c'è un degrado progressivo che si pensava si fermasse al livello di Berlusconi, Nicole Minetti, e invece è proseguito in peggio, per cui probabilmente l'esperienza della Meloni, che aveva infiammato le speranze di tanti elettori di centrodestra frustrati dal fallimento del berlusconismo, fallirà a sua volta perché la Meloni non è riuscita a mettersi accanto una sola persona di valore. E questo è il suo problema, non il fascismo. Io di fascismo ne vedo ben poco, vedo molto affarismo, vedo molto berlusconismo. Invece di marce su Roma vedo retromarce su Roma. Fanno retromarcia su tutto, tutti i giorni ne fanno una. L'altro giorno hanno detto asili gratis per il secondo figlio, al pomeriggio hanno detto forse, la sera hanno detto non più. Avevano detto che abolivano le accise, le hanno aumentate perché hanno tolto lo sconto che aveva fatto Draghi. Ricordate lo spot della Meloni benzinaia? Aveva detto lei. Avevano detto basta con la Fornero, l'hanno riesumata e peggiorato lo scalone. È notizia dell'altro ieri. Certo. L'unico che ha ridotto i danni della Fornero è il governo Conte 1 con quota 100. Poi hanno ricominciato. Ma voglio dire, dice ma non ci sono i soldi, ma chi te li ha fatti i conti? Il mago Telma? Cioè è un anno fa che hai promesso certe cose, lo sapevi già com'era la finanza pubblica. Continuano a dire che non hanno i soldi per colpa del superbonus, non c'è nessun buco del superbonus, c'è uno sviluppo che ha avuto l'Italia grazie al superbonus. Adesso che l'hanno tolto avrebbero dovuto inventarsi degli altri investimenti pubblici per creare pile, creare posti di lavoro. Cosa c'è nella finanziaria? Zero. E infatti dov'è il nostro paese nelle stime dell'anno prossimo? All'ultimo posto in Europa per crescita. E per forza! Se non fai investimenti pubblici, i posti di lavoro e il PIL chi li incrementa? Lo Spirito Santo?
avevano promesso il blocco navale. Io l'ho sempre saputo che non si poteva fare, perché basta vedere la costa africana e immaginare quante flotte, probabilmente nemmeno quella americana, russa e cinese insieme, riuscirebbero a bloccare quella costa. Però l'aveva promesso. Se adesso è riuscita a far triplicare i migranti, che è colpa della Schlein o di Conte? Che quando governava il PD e i 5 Stelle i migranti erano un terzo. E la Meloni chiedeva le dimissioni della Lamorgese perché diceva che li faceva venire lei. E allora adesso dovrebbe dirci che li fa venire la Meloni. Il triplo però. E voi capite che quando la classe dirigente è questa e quando la piattaforma programmatica viene rasa al suolo dagli stessi che l'hanno presentata e non si vede che cosa ci mettono al posto, allora uno capisce perché passano il tempo a sparare cazzate. Come faceva Berlusconi, per distrarci. Per distrarci. Ecco perché ho fatto questo libro, perché Berlusconi ci è riuscito. Cerchiamo di non far riuscire pure questi a distrarci. Quindi teniamo l'occhio fisso sulle cose che fanno, non sulle cose che dicono. Hanno passato l'estate a difendere Vannacci e chi se ne frega. Tra l'altro, se non c'era Repubblica, Vannacci se lo sognava di diventare il best seller. Perché? Perché noi abbiamo una sinistra di dementi che crede di opporsi e sbaglia tutte le campagne e tutte le parole d'ordine. Cercavano il fascismo, si sono trovati questi qua che non c'entrano niente col fascismo. Continuano a accusarli di essere una destra legge e ordine. Ma di che? Con Nordio ministro della giustizia, legge, è illegalità e disordine. Cioè ogni volta che li accusano di qualcosa gli fanno un favore. Vannacci, le farine di grilli, le carni sintetiche. L'altro giorno Lollobrigida ha ritirato la cosa delle carni sintetiche perché è contraria ai provvedimenti europei. Pure sulle carni sintetiche si sono ritirati, si stanno ritirando da tutto. È una ritirata senza fine, è una fuga di massa, è una Caporetto. E però ci distraggono perché loro, io lo capisco che passino il loro tempo a sparare cazzate e hanno degli elettori che cominciano a dire: ma che sta succedendo? Ma è il blocco navale? E le accise, e la destra sociale. Dov'è la destra sociale? Stanno affamando la gente. Ci vadano a lavorare perché adesso facciamo i corsi di formazione. Non ne è partito uno. La gente ha perso il reddito di cittadinanza il 31 luglio e stanno continuando a dire: quando iniziano sti corsi che almeno ci date 3 lire? Boh, non ne sappiamo niente. Non si riesce nemmeno a accedere alla piattaforma online. Quindi io lo capisco che loro sparano cazzate, quello che non capisco è che ci si continui a far distrarre da queste cazzate. Loro le sparano per tener buona la truppa, per dire: adesso ci stiamo pensando, ce la stiamo mettendo tutta, siamo sempre noi. No, sono già diventati il contrario. In politica estera erano multilaterali, sono diventati i soldatini più obbedienti di Biden. Erano trampiani, sono bideniani adesso. Sono sull'attenti, prima ancora degli inglesi, dei polacchi, siamo i più obbedienti di tutti. Perché? Perché si sentono talmente deboli, con delle code di paglia lunghe dei chilometri, che lo sanno benissimo che se gli americani organizzano una tempestina finanziaria o gli inglesi, tac, basta una schicchera per buttarli giù. E quindi si sono parati il culo mettendosi nelle mani dei falchi europei per quanto riguarda la finanza pubblica e nelle mani degli americani per quanto riguarda la politica estera. Soltanto che gli americani non vincono una guerra dal 1945 e quindi schierarsi con gli americani senza se e senza ma porta sfiga. Avete visto il povero Zelensky? L'hanno rimasto solo, come dicevano lì nel... L'hanno rimasto solo.
sempre con l'Ucraina fino alla vittoria. Appena si è girato erano spariti tutti, erano già corsi in Israele perché chiodo scaccia chiodo, adesso c'è un'altra guerra. E poi ci sarà una terza guerra quando decideranno di fare la guerra anche alla Cina, perché non c'è limite alla follia e quindi vogliono scatenare una guerra contro 1,5 miliardi di persone. Berlusconi ci aveva provato, poi si era fermato con la storia dei bambini bolliti, giustamente. Ma questi fanno sul serio. Quindi Zelensky che è ridotto all'accattonaggio ormai. L'altro giorno ha tentato di imbucarsi nella guerra altrui, ha detto vengo a Tel Aviv. Credeva di essere ai Grammy o al Festival di Sanremo dove lo fanno. E invece da Tel Aviv gli hanno detto non è il momento. Ah beh, scusate. Cercava di farsi notare perché non se lo fila più nessuno. Ci toccherà difenderlo a noi che venivamo definiti putiniani, perché l'hanno scaricato completamente, la controffensiva è fallita. Anzi, sta partendo la controffensiva russa a est e c'è da sperare che non affondino troppo il colpo, altrimenti sarà chiaro a tutti che se si mettevano a negoziare un anno fa, probabilmente avrebbero ottenuto condizioni migliori di quelle che otterranno se negozieranno quando saranno costretti a negoziare fra qualche mese. E che aveva ragione Orsini, il famigerato Orsini, che fin dal primo giorno disse la Russia distruggerà pezzo per pezzo l'Ucraina, l'unica soluzione è mettersi d'accordo con un compromesso che salvi il salvabile in termini di vite umane e di territori. Il tempo gioca a favore di Putin e guardate, Putin doveva andare in default, morire perché era malato di tutte le malattie del mondo e in più doveva essere rovesciato. Si è verificato qualcosa? Putin era bello in forma, per essere morto è informissima. In Cina ieri ospite d'onore, la Russia ha un tasso di crescita che è il triplo del nostro, stimato l'anno prossimo ancora meglio. Di golpe non se ne vedono, Prigozhin che ci ha provato non gli è andata benissimo e quindi come al solito schierarsi dalla parte degli americani così acriticamente, non da alleati ma da sudditi, non ha portato niente. Però la destra multilaterale che fine ha fatto? Ci siamo giocati la destra legalitaria a cui aveva creduto Paolo Borsellino, questi se ne riempiono la bocca e poi fanno Nordio ministro della giustizia, la roba più berlusconiana che gli potesse venire in mente. La destra sociale ce la siamo giocata perché affamano i poveri e arricchiscono i ricchi, hanno fatto già 15 condoni fiscali. 15 condoni fiscali in un anno, guardate che è un record mondiale, nemmeno il nano nei momenti più grandiosi c'era riuscito a farne così tanti in così poco tempo. E adesso ci siamo giocati la destra multilaterale, che era tutt'altro che appecoronata agli americani. Una parte era proprio anti-americana e un'altra parte giustamente guardava alla collocazione dell'Italia che è in mezzo e che quindi deve guardare a est come deve guardare a ovest. Però ci distraggono. Ecco, io questo libro l'ho scritto soprattutto contro la distrazione. Grazie.